Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di marzo 2024. Amici del cancro, abbiamo il diavolo. Può essere un periodo di tentazioni, può essere un periodo anche di costrizioni per qualcuno. Quando c'è il diavolo parla sempre di qualche tipo di schiavitù che però di solito è volontaria. Fa anche riferimento all'ego, quindi potrebbe essere una schiavitù mentale che ci autoproduciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione troverete anche il link per le previsioni del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Ricordarvi che queste sono stese generali sugli affetti, l'amore, piuttosto che i rapporti familiari. Io vi dirò qual è l'andamento energetico generale, poi voi dovrete integrare la lettura nella vostra realtà. Per quello che riguarda le coppie e i single, ho già pubblicato un video specifico, due, uno per ognuno, e lo trovate nella sezione dei video scorrendo in basso con il dito. Bene. Ok, partiamo con un 5 di spade e qui già vedo il diavolo con questo 5 di spade, un matto, un papa, il mago, un 10 di spade, un 9 di bastoni e una sacerdotessa. Che interessante, avete papa e papessa. Allora ragazzi, il 5 di spade mi dice che si parte da un momento di confusione mentale, da un momento anche di lotte. Vi dico, quando ci sono 5 di spade e diavolo possono facilmente essere discussioni a causa dell'ego, quindi discussioni dove ci si perde un pochettino sul tu hai fatto questo, no è colpa tua, ho ragione io, hai torto tu e cose di questo genere. E normalmente sono discussioni un po' sterili, nel senso che non portano a un reale risultato, non portano a un accordo, alla risoluzione del conflitto. Mm. Andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Partiamo dal 5 di spade. 8 di spade e 7 di bastoni. Quindi come l'idea che qualcuno sia impegnato a difendersi in qualche situazione o in qualche relazione. Devo dire che tra 5 di spade e 8 di spade la parte mentale sarà parecchio pesante, perlomeno eh, o iniziate il periodo così, quindi diciamo verso la metà di marzo potreste avvertire questa sorta di pesantezza. Ehm, Però normalmente sono i giochi della mente, eh. Andiamo a vedere il matto. Allora abbiamo un'imperatrice e un 2 di spade. Allora potrebbe essere una questione tra genitori e figli, quindi magari ci sono come delle discussioni con i figli, o potrebbe essere una questione di coppia per i figli. C'è comunque un qualche tipo di gestazione, se non sono i figli perché magari non siete più in età o non è quello il vostro progetto, potrebbe essere appunto un progetto diverso. Diciamo che con la carta del matto, ragazzi, si parla di un nuovo inizio, di una nuova energia. È una carta, sì, alla fine mi parla di quel sentimento pulito. È anche una carta che indica un po' di ingenuità, eh?
e per qualcuno ci potrebbe essere questo dover scegliere tra, potrebbe essere tra il vecchio e il nuovo, o potrebbe essere tra due situazioni di tipo diverso. Andiamo a vedere il Papa. Cavaliere di bastoni e appeso. Allora, devo dirvi, poi ripeto, le letture sui singoli e sulle coppie sono già online, le potete integrare con questa lettura, però ho come la sensazione che inizierà una nuova relazione, una nuova conoscenza, una nuova situazione che potrebbe avere un potenziale, ragazzi, ma adesso poi andiamo a vedere anche di qui, perché abbiamo un 10 di spade, un 9 di bastoni, però è come se ci fosse una sorta di pesantezza comunque intorno a questa situazione. E da lì capisco questo 2 di spade, il ok, mi butto, inizio questa cosa, oppure sto nel mio e continuo a difendermi, diciamo così. Andiamo a vedere il mago. Perché il mago di solito è una carta di azione, ma qui ce l'avete al contrario, come se qualcuno non volesse agire, o come se non ci fosse un movimento. Andiamo a vedere. Sei di bastoni e 3 di coppe. Allora, qualcosa mi dice che potrebbe essere una relazione extraconiugale, ragazzi, tra il Papa, tra questo 3 di coppe e il diavolo. Devo dire che per qualcuno potrebbe risuonare come una triade. Però è come se non si volesse fare quel passo in più, ecco la scelta tra il vecchio e il nuovo, perché probabilmente dall'altra parte manca un po' di concretezza, manca un movimento, manca un'azione, manca un'intenzione. Come se mancasse un'ufficializzazione per certi versi, o un filo conduttore della relazione per la serie, ok, ci stiamo frequentando, ma dove vogliamo andare? Andiamo a vedere il 10 di spade. Due di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Allora, qui devo dire che ragazzi si avvertirà verso la fine del mese una sorta di alto e basso. Devo dire che molti avranno questa sensazione di non essere valutati quanto in realtà valgono. È per quello che qui c'è la necessità di qualche garanzia in più. Perché effettivamente io credo che abbiate questo sentore, questa sensazione, questa intuizione del ok, ma io merito di più. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, regina di coppe e temperanza. Ragazzi, considerato che qui abbiamo un 5 di spade e il diavolo e l'8 di spade, e qui abbiamo la temperanza e la regina di coppa al contrario, sento che quello che dovreste fare voi, o potreste fare voi meglio detto, invece che perdervi in tutto quello che sarebbe giusto o non giusto fare, le lotte della mente, le idee, il gaslighting, cercatelo su Google se non sapete che cosa vuol dire, è un po' no, inquinare non è la parola giusta, però annebbiare la mente. Sento che qui la cosa ideale per voi, per riuscire a superare questo momento, è prendere contatto con le vostre emozioni, letteralmente sanare sanare anima, cuore e mente. Quindi rimetterle un pochettino in equilibrio, dare meno importanza ai pensieri, dare un pochino in più importanza a quello che sono le vostre emozioni, come vi sentite, perché quando c'è il diavolo, comunque c'è della sofferenza, perché ci si sente intrappolati,
ma questa è una trappola della mente. In realtà, come vi dicevo all'inizio, sono schiavitù volontarie, cioè uno decide di rimanere in quella situazione, ma si può sempre uscire. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Sette di pentacoli e due di coppe. Allora, l'invito della sacerdotessa è quello di guardare o valutare nel lungo periodo. Abbiamo un sette di pentacoli che ha un po' la stessa energia della carta della temperanza, quindi di pazienza, di attesa, di moderazione. Voglio andare a vedere un'altra carta per i due di coppe? Perché qui ho come l'idea, eccolo qua, ruota della fortuna, perché ho come l'idea che vi dicano di cambiare certi equilibri, certe dinamiche, perché il 2 di coppe quando è al contrario indica un disequilibrio. È un po' questo momento di fermo, se vogliamo, la possibilità di osservare le dinamiche della relazione e decidere, ragazzi avete un 10 di spade, qualcuno qui deciderà di chiudere con la sofferenza. Quindi è un po' come è l'arcano minore della morte, quindi si tagliano certi atteggiamenti, certi pensieri, ok? Si riprende contatto o perlomeno quello, questo è quello che vi invitano a fare le carte, quindi ehm, tipo anche un po' chiudervi in una sorta di zona di comfort per riprendere possesso delle vostre emozioni, per dare un valore alle emozioni che qui con questo cavaliere di denari non danno. Qualcun altro vi sminuisce le vostre emozioni, invece qui avete bisogno di riprendere contatto con le vostre emozioni per poter vedere ad un futuro migliore. Avete la ruota della fortuna, le cose cambieranno, però c'è da cambiare le dinamiche di comportamento, i punti di incontro. Perché? Perché qui effettivamente partendo con un 5 di spade il punto di incontro non c'è. Si tratta di cambiare le dinamiche di comportamento in conseguenza di aver cambiato le dinamiche di pensiero. Date un valore maggiore a quello che sentite, a quello che provate. Poi i cancro sono sempre tanto sensibili, qualcuno dice lunatici, però fondamentalmente solo perché hanno una forte sensibilità. E qui si tratta di riprendere, come vi connettetevi a internet, al vostro internet interno, andate a scavare, a scovare anche quelle che sono le emozioni a cui non state dando tanto peso. E parlo di tutte le emozioni, anche quelle negative, quelle che costringono. Andiamo a vedere un oracolo di questi per darvi qualche consiglio in più. Paradiso. Qua parla di gioia, di espansione, di divertimento l'un l'altro. Sì, però bisogna cambiare le dinamiche di comportamento. 10 di spade, 2 di pentacoli, ruota della fortuna. Qui c'è qualche tipo di condizionamento che non vi permette di andare avanti. Se fosse una relazione extraconiugale è un po' come se vi dicessero mettete le carte in chiaro, mettete le cose in chiaro, che cosa vi aspettate voi dalla relazione e che cosa si può aspettare l'altro dalla relazione. Se fosse single vi dico che potrebbe essere una nuova conoscenza, ma anche qui è meglio, cioè è meglio insomma paticchiare amicizia lunga, definire subito il che cosa si vuole dalla relazione. Ma non è tanto il definirlo con l'altro, ragazzi, è definirlo prima di tutto con voi stessi. Poi una volta che ce l'avete chiaro, allora sì che potete comunicarlo all'altra persona. Andiamo a vedere, però considerato, allora se è una nuova avventura, considerato il diavolo e tutto l'andamento mentale di questa prima parte, cercate proprio anche una guida, cercate, avete due volte la carta della guida spirituale. La guida spirituale di solito viene, almeno si pensa ad una persona, però in realtà potrebbero anche essere dei libri, potrebbero essere i tarocchi, visto che qui abbiamo la sacerdotessa. Allora, ecco, infatti, fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia, ragazzi. E qui si tratta di non essere ciechi inerente a questa persona, a questa situazione, a questa relazione. Ho l'idea,
che non vi diano il giusto peso. Cioè, è come se sento che questa relazione è già iniziata da un po', magari non in modo romantico, è solo una conoscenza, però potrebbe potenzialmente iniziare come un'avventura, ma è un po' come se vi consigliassero di mettere le cose in chiaro subito, su che cosa volete voi e su che cosa vi potete aspettare. Quando ci sono delle cose che stridono, anche se la vostra testa logicamente non capisce perché, vi dà questa sensazione di ma non sono tanto convinto, non importa che la testa capisca o no, quello è istinto, quello è intuito. Seguite il vostro intuito. Se c'è qualche cosa che non vi convince tanto, date retta al vostro intuito. Andate a fondo di questa intuizione. Andiamo a vedere ancora un oracolo per sviluppare l'amor proprio, un mantra per volersi bene. Oh, mamma, carta numero 23. Sono calma, sono pronta. E qui, anche se voi siete uomini, si tratta, magari potrebbe riguardare la paternità per qualcuno, però potrebbe proprio parlare del riprendere contatto con il vostro lato femminile. Mm? E comunque qui è un ok, tutto quello che succeda sono pronto o pronta ad affrontarlo. Amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona la lettura, se vi è stata utile. Potete anche mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale se volete iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!